La Voyager 1 sta morendo. 24 miliardi di chilometri dal tuo schermo. Riusciremo a salvare l'oggetto umano più lontano di sempre. Fissa bene questo numero. In questo istante, mentre l'aria riempie i tuoi polmoni, un minuscolo artefatto degli anni 70 sfreccia a 61.000 km all'ora. Nel buio assoluto. La luce del sole impiega 22 ore e mezza per sfiorare il suo scafo. Nessun pannello solare ad alimentarla. Immagina un granello di polvere scagliato nell'Oceano Pacifico in piena notte. Cade nel vuoto. Eppure, in questo abisso inesplorato si consuma una tragedia silenziosa. La nostra esploratrice più antica sta cedendo. Non è una fine pacifica. È una lotta disperata. Una rianimazione a distanza per salvare un fantasma di metallo dal baratro. Ma per comprendere l'entità di questa crisi, devi prima capire l'inferno in cui naviga. Un gelo in cui le reazioni chimiche si fermano. Fermati un attimo. Guarda le tue mani. Senti il calore del tuo corpo. Ora immagina che la temperatura crolli a meno 255 gradi Celsius. Un gelo che paralizza persino gli atomi. Questo è il regno in cui naviga la nostra sonda. Un'oscurità attraversata solo da radiazioni cosmiche letali. Ha sfondato l'eliosfera, lo scudo magnetico del nostro Sole, tuffandosi nello spazio interstellare. È il primo manufatto umano a solcare le acque nere della galassia. Cade senza peso, senza tempo. Esiste e basta. In questo inferno di ghiaccio, il suo generatore al plutonio continua a pulsare. Ma le radiazioni spietate e mezzo secolo di usura stanno erodendo i suoi circuiti, pezzo dopo pezzo. E la ragione per cui ci ostiniamo a tenerla in vita nasconde un segreto molto più profondo. Perché rifiutiamo di abbandonare un vecchio telaio di metallo? Perché non è una semplice macchina, è un'ambasciatrice. Fissato sul suo fianco dorato viaggia il Golden Record, un disco che racchiude l'essenza della Terra, il sibilo del vento, il battito cardiaco di una madre, le sinfonie di Mozart e i saluti pronunciati in 55 lingue umane. Un vero e proprio messaggio in bottiglia scagliato nell'Oceano Galattico. La missione era chiara. Se un'intelligenza aliena dovesse intercettarla tra 1 milione di anni, saprà che in un remoto braccio a spirale una specie ha alzato gli occhi alle stelle. Ha provato a dire ciao. Ma per continuare a trasmettere questa testimonianza, la sonda deve sopravvivere. E nel novembre del 2023, quel battito cardiaco lontano ha cambiato improvvisamente ritmo, scatenando il panico, il caos totale. Immagina di chiamare un tuo amico e sentirlo ripetere la stessa, identica sillaba all'infinito, senza mai respirare. Questo è esattamente ciò che ha iniziato a fare la sonda. Un flusso incomprensibile di 1 e 0, un balbettio cosmico. Il suo Flight Data Subsystem, il cervello elettronico che elabora i dati scientifici per il viaggio verso la Terra, ha subito un collasso catastrofico, una cecità lucida. La macchina era viva, riceveva la nostra voce, ma rispondeva solo con rumore puro. Un vero e proprio ictus digitale. Per mesi, gli ingegneri hanno ascoltato questa agonia, impotenti, bloccati dall'impossibilità fisica di toccare quei circuiti congelati nel buio. Curare questo paziente d'acciaio significava compiere un'operazione chirurgica alla cieca, affrontando un incubo logistico senza precedenti. Perché non puoi semplicemente riavviare un sistema quando ogni tuo singolo comando deve attraversare un abisso interstellare. Piccola nota di contesto. Parliamo di un'operazione teorica basata sui dati reali della NASA. Ma la tensione che hanno vissuto è pura realtà. Pensa a come risolvi un problema sul tuo computer. Clicchi, vedi il risultato istantaneamente e riprovi. Ora immagina di dover aspettare 22 ore e mezza solo per premere un tasto e altre 22 ore e mezza per vedere se ha funzionato. Il tempo complessivo è di circa 45 ore se la tratta è di 22 ore e mezza, oppure la tratta è di 23 ore e mezza se il totale è 47 ore.
È come giocare a scacchi via posta con qualcuno in un altro continente, ma se sbagli una mossa, la scacchiera esplode. Gli ingegneri dovevano inviare comandi alla cieca, aspettare 2 giorni con il fiato sospeso e analizzare il balbettio di ritorno. Un lavoro da detective estremo. Dovevano isolare la parte di memoria danneggiata, inviando segnali che forzassero il computer a leggere sezioni diverse della sua mente elettronica. E alla fine hanno trovato il colpevole. Un singolo chip di memoria. Immagina un'immensa biblioteca dove un solo scaffale ha preso fuoco. Sembra un danno da poco, vero? Il problema è che quello scaffale conteneva l'indice di tutti gli altri libri. Senza di esso, la biblioteca è inutile. Gli ingegneri sospettano che il chip sia stato colpito da un raggio cosmico ad alta energia. Un proiettile invisibile sparato da un'esplosione stellare avvenuta milioni di anni fa. Questo microscopico impatto ha alterato fisicamente la materia del chip. Un evento minuscolo, quasi invisibile, che ha messo in ginocchio la macchina più audace mai costruita. La soluzione sembrava ovvia: spostare il codice vitale in un'altra parte della memoria della sonda. Semplice, no? Ma c'è un problema enorme. La Voyager 1 non è un moderno smartphone. Ha la memoria di una calcolatrice degli anni 70, meno di 70 kilobyte in totale, e ogni singolo spazio è già occupato. Non c'è nessuna stanza vuota abbastanza grande per ospitare l'intero blocco di codice danneggiato. È come cercare di infilare un enorme divano nel bagagliaio di una piccola utilitaria già piena di valigie. Non entra. È fisicamente impossibile. La missione sembrava spacciata. Se non potevano spostare il codice intero, la sonda sarebbe rimasta un fantasma muto per sempre. Eppure, la mente umana ha una capacità straordinaria. Quando le regole fisiche ti bloccano, cambi le regole del gioco. E gli ingegneri della NASA hanno fatto una mossa folle. Hanno deciso di affettare il codice. Hanno preso quel divano gigante e lo hanno smontato in decine di pezzi piccolissimi. Poi hanno cercato ogni singolo spazio vuoto rimasto nella memoria della sonda. 1 byte qui, 2 byte là. Hanno nascosto i frammenti nei meandri più oscuri del sistema, aggiornando i riferimenti affinché il computer sapesse come rimontarli al volo. Un intervento di neurochirurgia a 24 miliardi di chilometri di distanza, eseguito scrivendo stringhe di codice vecchie di 50 anni. Per 45 ore, nella sala di controllo è calato un silenzio di piombo. Gli ingegneri fissavano i monitor, aspettando una risposta dal vuoto cosmico. Poi, all'improvviso, una riga di dati. La Voyager ha ripreso a parlare. Il battito è tornato regolare, ma questa vittoria ha un sapore amaro. Come abbiamo visto, il chip bruciato era solo l'inizio. Il vero boia della Voyager non è un guasto tecnico, è il tempo. A quella distanza abissale, il Sole è soltanto un puntino sbiadito nel buio profondo. Niente pannelli solari. Il respiro meccanico della sonda è alimentato da un generatore termoelettrico a radioisotopi. Al suo nucleo, sfere incandescenti di plutonio 238 decadono, generano calore, creano energia. Ma il plutonio ha un'emivita. Si consuma inesorabilmente. Ogni singolo anno la sonda perde 4 watt di potenza elettrica. Immaginate una torcia perduta in una foresta. All'inizio la luce è forte, poi trema, poi diventa un filo spettrale. Oggi la Voyager striscia nel vuoto con una frazione dell'energia originale e per non esalare l'ultimo respiro deve compiere un sacrificio atroce. Deve scegliere quali parti di sé lasciar morire. Fermati un attimo. Pensa a cosa fa il tuo corpo sotto zero. Ritira il sangue dalle dita per proteggere il cuore. La NASA sta costringendo la Voyager a fare esattamente lo stesso. Stanno spegnendo i riscaldatori degli strumenti scientifici, uno dopo l'altro. Un'amputazione spaziale per mantenere in vita il cervello e l'antenna. Sensori che hanno sfiorato Giove e Saturno vengono lasciati congelare a temperature per cui non sono mai stati progettati. Eppure accade l'impossibile.
Alcuni di questi strumenti, cristallizzati a meno 100 gradi, continuano ostinatamente a trasmettere dati. Si rifiutano di spegnersi. La macchina respira a fatica, ma dimostra una furia vitale quasi umana. Ma il freddo non è l'unica minaccia in agguato nel buio. Oltre al gelo c'è un collasso meccanico in corso. Per mantenere il debole contatto visivo con la Terra, la Voyager usa propulsori grandi come un pollice. Sparano microscopici sbuffi di idrazzina. Se l'antenna si sposta di 1 millimetro, la perdiamo per sempre. Ma i decenni passati nello spazio profondo hanno corroso i tubi in gomma interni. Stanno rilasciando diossido di silicio, sabbia. Questa sabbia cosmica sta letteralmente calcificando le arterie della sonda. I propulsori si stanno tappando. L'unica via d'uscita è disperata. Passare a un set di propulsori di riserva. Propulsori che non vengono accesi dal 1987. Immagina di trovare un'auto abbandonata in un fienile per quasi 40 anni. Avresti il coraggio di girare la chiave. La NASA lo ha fatto, ma c'era una trappola mortale. Per risvegliare quei motori fantasma serviva calore per sciogliere l'idrazzina congelata. Ma ricordi il bilancio dell'energia? Accendere quel riscaldatore significava assorbire troppa corrente, rischiando di far collassare l'intero sistema. Un blackout definitivo. Hanno dovuto spegnere uno dei riscaldatori vitali per compensare. Un gioco di prestigio sul filo del rasoio. Il comando è partito. 22 ore di silenzio assoluto in attesa. Poi il segnale. I vecchi propulsori, ibernati da decenni, si sono accesi perfettamente. La Voyager ha sputato via la polvere del tempo e ha riallineato il suo sguardo verso casa. Abbiamo vinto un'altra battaglia, ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Quello che succede dopo cambia tutto quello che hai capito finora, e il motivo per cui l'addio sarà definitivo è scritto nell'infinito silenzio cosmico. Siamo onesti. La corsa sta per finire. Entro la fine di questo decennio, forse già nel 2026, i watt a disposizione scenderanno sotto il limite vitale. Non ci sarà più corrente per alimentare l'antenna principale. Quando i display del Jet Propulsion Laboratory segneranno l'esaurimento imminente, invieremo l'ultimo comando, un protocollo di spegnimento terminale. La sonda raccoglierà un ultimo frammento di cosmo, lo trasmetterà e poi statica. Il segnale svanirà per sempre nel rumore di fondo dell'universo, lasciando gli schermi terrestri vuoti. Una morte elettronica silenziosa. Ma spegnere i circuiti non significa fermare il modo. La vera odissea di questo relitto d'oro deve ancora cominciare. Senza energia diventa una nave fantasma. Un blocco di alluminio e titanio inerte che fende il vuoto a 61.000 km all'ora. Tra 300 anni sfiorerà i bordi della nube di Oort, il guscio gelido di comete che ci avvolge. Fermati un attimo. Pensa a questa scala temporale. Le ci vorranno 30.000 anni solo per attraversarla. In quel lasso di tempo, intere civiltà umane nasceranno e diventeranno polvere. Noi stessi potremmo non esistere più, ma lei continuerà dritta. Tra 40.000 anni esatti scivolerà a solo 1 anno, 7 dalla stella Iese 445. Un ambasciatore cieco e muto nel buio profondo. Eppure, il suo compito più vertiginoso avverrà quando guarderà indietro verso casa. Tra 5 miliardi di anni, il nostro Sole esaurirà l'idrogeno. Il nucleo collasserà. Gli strati esterni si gonfieranno in una mostruosa gigante rossa. Mercurio e Venere verranno inghiottiti. Poi toccherà la Terra. Gli oceani evaporeranno in istanti. La crosta terrestre diventerà un oceano di magma. Ogni libro, ogni grattacielo, ogni traccia del nostro passaggio sarà letteralmente vaporizzata. Ma la Voyager 1 no. Lei sarà ancora là fuori, intatta nel gelo assoluto. Sopravviverà alla stella che l'ha lanciata. Quel disco di rame placcato in oro diventerà l'unico fossile della nostra esistenza, la nostra ultima firma sul registro del cosmo. Un'eredità che ci porta a una verità finale, molto più profonda. Ogni atomo di carbonio nel tuo DNA
è stato forgiato nel nucleo di una stella esplosa miliardi di anni fa. Sei qui, in questo preciso momento. Non stai semplicemente guardando il cosmo. Tu sei il cosmo che ha sviluppato gli occhi per guardare se stesso. Siamo materia stellare che lancia messaggi nell'oscurità assoluta. E a questo proposito vi faccio una domanda. Secondo voi, tra 1 milione di anni, quale tipo di civiltà troverà il nostro disco d'oro alla deriva nel vuoto? Scrivete la vostra teoria nei commenti. Io sono Renderium. Se credi che questo viaggio debba raggiungere più menti, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una sfida al buio. Aiutami a rendere l'invisibile visibile a tutti.